12 marzo 2026 e attendiamo, eccoci. Allora, come dicevo, io preferirei vedere una liquidazione short fino in zona minimi. Questa linea nera sono i minimi di marzo, mi piacerebbe che arrivasse nella zona qui. A quel punto traderei un bel long. Benissimo. Qui ci siamo già fermati sul POC di stamattina. Per me potrebbe andare a rivedere questi minimi che sono anche da pulire, anzi entriamo, si potrebbe entrare short, sì, così, e il target per lo mettere qui, in una prima battuta si potrebbe lavorare in questa maniera. Ora, se mi arrivasse qui subito nella prima mezz'ora, 40 minuti, preferirei poi andare più sul long, altrimenti lo stop sarà sopra il 50% dell'ETH. Il target sarebbe questo, 6.600, mettiamo qui 6.000. Tanto vediamo come si comporta in zona 6.700. Se mi va sotto con confidenza lo lascio fino a quel target lì, se mi dovesse andare sotto con confidenza, perché prima vi ho fatto vedere, ma ve lo faccio rivedere anche qui da Overchart, lo vedete dove si è fermato proprio il daily su queste barre. Se ha la forza di rompermi queste barre, allora sì, lo lascio andare e cerco di prendermi il target, quel POC che vi ho fatto vedere prima. Altrimenti lo dovrei stoppare sopra i 6.000, zona di 6.730, su per giù. Tanto vediamo come si comporta. Vediamo un po' oggi. Investing, ho visto che sono uscite alle 13.30 adesso, può darsi che qui crei un po' di movimento. L'asta del tesoro a 30 anni stasera alle 18. Ok, vediamo qui il big trade si infiamma, nel senso che ci sono stati molti ordini short. Faccio vedere, io lo vedo anche da un altro schermo, vedete? Questi sono tutti ordini short. Se me li buca, me li conferma e vediamo se arriva nella zona dei minimi. Ok. Così qualunque cosa. Benissimo, vediamo già che sta cambiando il passo. No, ancora non lo vedo questo cambio di passo, almeno il footprint per ora non mi sta dicendo niente. Quindi per ricapitolare, contesto mese, contesto del monthly, time frame mensile è short. Contesto week, settimanale, siamo short, però sta cercando comunque di andare, di riprendersi un pochettino. Ora però ha lasciato delle cose sotto che secondo me potrebbe andare a rivedere. Quindi è per quello che non mi fido ancora di questo long nudo e crudo. Se mi andasse qui a rivedere in questa zona, allora sì che sarei più propenso a un long serio. Ora non sono ancora così convinto. Contesto daily short, anche se c'è stata questa ripresa, questa candela, vedete che qua sotto comunque c'è questa wick lunga molto
molto non pericolosa, però da attenzionare. Vediamo anche il daily RTH. Ma intanto si è aperto in gap down anche. Bene. ATR di 90 punti, quindi il mercato potrebbe, se scende ovviamente, potrebbe arrivare in questa zona tranquillamente. Zona 6.680. Questa è una zona che secondo me potrebbe essere rivista questa. Mercato che in stallo. Abbiamo aperto da 6 minuti e non si vedono grandi movimenti. In questo caso vedete che ci sono tanti volumi sul volume zone, no? Se il mercato mi dà confidenza o sopra o sotto, questa diventa una zona di supporto o resistenza. Volumi sul... Allora, faccio vedere un attimo anche il footprint. Vedete che il footprint comunque mi dà continuamente segnali ancora short. Qui l'asta non è ancora finita, quindi anche questo sono cose, sono sfumature che ci aiutano, ci potrebbero aiutare nel nostro trading. Ok. Ok, ora il mercato sta spingendo, vedete che comunque in generale la situazione è short perché è tutto rosto, questo è tutto quello che c'è, è il paniere dell'SP. Ci sono questo doppio minimo che non mi piace, per quello che io sono short su questo conto, short leggero, perché comunque un altro target di giornata nel caso che l'SP cominci ad andare long in intraday sarebbe questo. Aspettiamo. Vedete, non mi dà assolutamente fiducia nell'andare long. Volumi intanto sulle S sono bassi, sono più alti sul MES, quindi anche questo mi fa capire che a mercato ci sono trader veramente retail. Sul ES siamo a 81k, mentre sul MES siamo a 104k. E 81k, 81.000 contratti scambiati dopo 11 minuti all'apertura sono veramente, veramente bassi. Ok. Il mio trade per oggi comunque è questo. Non vedo nessun altro tipo di trade. Ci avviciniamo poi al weekend. Domani è venerdì, ultimo giorno di contrattazione. Quindi se il mercato è già messo così, io preferirei, come vi dicevo, che riperdesse un altro punto percentuale l'SP per poi andare a cercare un bel long, a meno che non si abbia un conto grosso, così almeno si può stare overnight con pochissima size, allora uno può già andare a testare il mercato, anche se io personalmente non lo farei. Io ora preferirei lavorare solo intraday. Nel momento del lungo periodo, tenerlo a mercato, aspetterei ancora un pochino. Comunque queste sono mie visioni.
Ok, per oggi è tutto ragazzi, io farò solo questo trade. Sarebbe bello vedere veramente l'SP in zona di nuovo dei 6.600 per poi andare a caricare veramente il long. Vi ringrazio, state attenti e vi auguro una buona serata. Grazie mille.